Riprendiamo i lavori del nostro seminario con la seconda sessione di lavoro che si apre con la relazione di Roberto Floreani sul tema astrazione e teosofia. Presento brevemente il relatore, di cui dico subito c'è veramente una pluralità di competenze, diciamo, in capo a Roberto Floreani, perché innanzitutto è un artista ed è considerato uno degli astrattisti di riferimento, diciamo, della sua generazione. Ha fatto più di 80 mostre personali in Italia e nel mondo, ha rappresentato l'Italia alla Biennale di Venezia nel padiglione italiano nel 2009. Le sue installazioni sono di particolare valore, ne ricordo solo due, quella presso Bocconi Art Gallery a Milano sulla città ideale e poi quella del 2013, la Pietra e il Cerchio a Palazzo Te a Mantova. Ma Roberto, oltre che essere un artista, è anche uno scrittore e fra i suoi libri ne cito due, anzi ne cito tre. I futuristi e la grande guerra, che è stato finalista al premio Acquistoria nel 2015, poi per Electa, per la biblioteca di Electa, il libro su Umberto Boccioni, Arte e Vita, e poi l'ultimo in ordine di tempo dei suoi libri, davvero un'opera ponderosa, Astrazione come resistenza, che è recentemente uscita dall'editore De Piante, è un volume di 380 pagine che contiene una tesi molto innovativa, cioè che l'astrattismo va data, per quanto riguarda l'astrattismo, la primogenitura a Giacomo Balla, e che questo libro mi è particolarmente caro perché ha un capitolo sull'influenza della teosofia e dell'antroposofia nel campo dell'arte davvero ragguardevole. Quindi lo ascolteremo questa mattina con molta attenzione proprio su questo tema astrazione e teosofia. A te la parola, Roberto. Grazie, una premessa indispensabile. Intanto un ringraziamento sentito a chi mi ospita, quindi un affettuoso saluto a Greta e Andrea e naturalmente ad Antonio, senza il quale non sarei qui, quindi che è stato il tramite indispensabile. E un ringraziamento naturalmente a Monte Verità, dove torno dopo una quarantina d'anni e allora in qualche modo non so se questo viaggio, ma quel periodo comunque è stato la scaturigine poi di quelle che sono le due componenti principali, diciamo, della mia esistenza attuale, e quindi uno svolgimento della pittura a livello consapevole e la pratica di un'arte marziale meditativa venendo da discipline altre marziali, che è il Tai Chi, che pratico appunto da una quarantina d'anni. Quindi le due componenti mi portano oggi a cercare di fare una sintesi per riuscire a identificare quello che può essere il lavoro dell'artista rispetto a un messaggio altro di natura spirituale, caratterizzato e connotato in particolar modo oggi sulla teosofia. E quindi per segno di rispetto, adesso sono le 9:40, per segno di rispetto è la prima volta che io faccio una relazione scritta, normalmente vado a braccio, ma siccome devo rispettare naturalmente i tempi di tutti, quindi sentivo che è una problematica che ha affrontato sia Pier Giorgio che Brenno, e quindi per fortuna mi sono adeguato anch'io a cercare di contenere l'impeto e la passione, anche perché naturalmente essendoci anche primariamente una componente autobiografica, è evidente che poi i rami continuano a fiorire in maniera frattale, a moltiplicarsi, e quindi diventa veramente molto problematico, anche e soprattutto per chi mi ascolta, diventerebbe un soliloquio che non credo sia il caso di far sopportare agli astanti. Allora dunque, quindi naturalmente combinerò quello che ho scritto con una parte più emotiva, diretta. Può essere utile premettere che il mio intervento si articolerà partendo dall'ottica dell'artista
e quindi dal presupposto della pratica della pittura e non dalla sua descrizione critica o storiografica. Precisazioni che divengono indispensabili rispetto a come l'artista riesca poi a porsi nei confronti dei principi teosofici. Quindi poi mi collego naturalmente al punto di partenza anche, diciamo, del contatto che avevo già da prima evidentemente con Antonio rispetto a Monte Verità e questo libro, in cui c'è un capitolo del rapporto tra arte e spiritualità di un'ottantina di pagine, il capitolo più importante del libro, più esteso più che più importante. E quindi è inevitabile fare riferimento a questo. Al giorno d'oggi, da tutti i versanti possibili, quindi anche da qui, è indispensabile adoperarsi per un'autentica resistenza, da cui il titolo del mio saggio Astrazione come resistenza, a quella che ormai può venire identificata come un'autentica deriva materialistica della società nel suo complesso, e quindi dell'uomo stesso. Deriva che ne preclude la felicità, sia dal punto di vista individuale che da quello collettivo e quindi sociale. Ormai da molti anni è in atto un processo apparentemente inevitabile della sostituzione del prezzo sul valore, della visibilità sulla qualità, del tornaconto fine a se stesso, dell'ossessione del consumo, dell'ipocrisia finalizzata. Un nuovo mondo, virgolettato, presagito come era dei titani dal filosofo Ernst Junger a più riprese, dal Trattato del Ribelle fino al Muro del Tempo, secondo cui, fin dagli inizi del XXI secolo, forze gigantesche costringeranno l'arte e la poesia ad un lungo silenzio. Il respiro dell'universo teosofico colto nella sua fase implosiva, quindi c'è un riferimento che può essere tradotto sicuramente anche nel messaggio di Blavatsky. Considerazione preliminare da cui assurge a ruolo essenziale la funzione sociale dell'artista, inteso anche come disponibilità teosofica di servizio per la collettività, che si pone come interlocutore, veicolando ed elaborando anche quelle intuizioni che menti sottili hanno indicato nel corso del tempo, come nel caso di Robert Musil, grande autore dell'incompiuto romanzo L'uomo senza qualità, nel suo saggio sulla stupidità del 1931, poi oltretutto. Non vi è praticamente pensiero importante che la stupidità non sia in grado di utilizzare, leggo, è virgolettato su Musil questo, essa è mobile in ogni direzione e può indossare tutte le vesti della verità. La verità invece ha una sola veste e una sola via ed è sempre in svantaggio. Può divenire quindi un grave errore dare ascolto a tutte le tesi, anche le più improbabili e grossolane, visto il presupposto minimo di partenza rispetto alla stupidità, per citare Musil, o meglio dell'interlocutore, e alla fondatezza documentata di quanto sostiene. Indicazioni contenute nel libretto alla voce del silenzio di Blavatsky, che è stato citato anche prima della meditazione, che mette in guardia contro la diffusione dell'ignoranza e della falsa conoscenza, divenuta preziosa in un periodo storico dove le opinioni più improbabili diffuse a livello planetario da una comunicazione asservita sono diventate autentica arma di distrazione di massa. Questo è un aspetto, il non accettare, non deve essere vissuto per forza come intolleranza, perché l'uso delle parole sta nel significato che dà chi le pone. Quindi è un aspetto compatibile con la tolleranza nel momento in cui viene proporzionato al concetto di misura. Quindi la stupidità è citata da un punto di vista letterario per far vedere che nel 1931 in qualche modo si citava qualcosa che è assolutamente attuale anche oggi e che in qualche modo non è che l'ascolto, non è che uno non deve far parlare. Ecco, il non ascoltare non vuol dire stai zitto, questa è intolleranza ed è inaccettabile. Ma il non ascoltare vuol dire ascoltare, ma dando la misura, chiedendosi che cosa è la misura di quello che ci arriva, per cui alla fine, quando troviamo una serie di messaggi della stessa natura o dello stesso orientamento, o peggio, come sta succedendo in molti ambiti, tutti messaggi nella stessa direzione, che è umanamente impossibile, in quanto naturalmente ognuno di noi ha un punto di vista. Quindi nel momento preciso in cui da tutti i versanti ci arrivano comunicazioni della stessa natura, evidentemente la domanda successiva, ed è un rapporto tra l'uomo e la consapevolezza del sé, è indispensabile per noi stessi, ma anche per la collettività, da cui la resistenza, in qualche modo dire: scusate,
È possibile fare in un altro modo? È possibile che non sia solo così? È possibile, sì, sembra così, ma ne siamo certi? Ecco, questo, il dubbio, evidentemente è il principio e l'attivazione della consapevolezza, per cui poi uno alla fine deve dire è proprio così, ma non per forza, non ascoltando tutto, lasciando parlare, ma facendo ratare. In merito alla funzione dell'arte, è puntuale anche le citazioni di Hans-Georg Gadamer, che può essere considerata la coscienza ultracentenaria della filosofia del Novecento, già allievo dello sciamano Martin Heidegger, sulla sua atemporalità, quindi la temporalità dell'arte. Cito Gadamer: in realtà il più grande mistero dell'arte sta nella sua atemporalità. Ecco, quando si usa il termine atemporalità in uso comune, non scomodiamo, diciamo, concetti filosofici alti, che non è la mia funzione, io faccio altro. Però atemporalità in qualche modo ha a che fare come universalità, cioè nel senso che se qualcosa sfugge al giudizio della storia, evidentemente poi l'opinione che si ha a seconda del periodo storico in cui si è verificata non deve necessariamente cambiare. La temporalità vuol dire che ci si avvicina a valori in termini assoluti e quindi non relativi. Una logica storicistica all'interno dei processi di evoluzione artistica oggi non c'è mai stata. È una cosa inventata dagli storici. Allora, se c'è una cosa che caratterizza il pensiero di Gadamer, riconosciuto diciamo dai filosofi, quindi non da me, è effettivamente la sua misura, cioè quindi Gadamer, che si è espresso in molte direzioni, anche sulla comunicazione, sulla tecnica, in maniera abbastanza decisa, ma sempre comunque del tutto tollerante. Quindi sembrerebbe, quando dice una cosa inventata dagli storici, tra due punti, sembrerebbe anche qui un'affermazione abbastanza categorica. In realtà anche il filosofo, come l'artista nel mio caso, si pone nelle condizioni, come dicevamo prima, di tentare di vedere i due punti di vista. Cioè il punto di vista, per esempio, le citazioni che ho sentito prima, cioè nelle formidabili relazioni che mi hanno preceduto, di grandissimo interesse, è la citazione del ruolo dell'artista. Evidentemente il ruolo dalla parte di là, diciamo, dell'ottica non è diversa, è semplicemente un punto di vista che ha un'ottica diversa. Qui Gadamer significa questo, cioè effettivamente la storiografia, parlando di qualcosa che ha una funzione atemporale, evidentemente può rappresentare una visione abbastanza limitata, perché effettivamente se è atemporale, che ne parli uno storico, evidentemente può creare alcuni problemi. L'attività dell'artista moderno si esplica su due piani. Prima bastava saper trasmettere in contenuti senza doverli scoprire, mentre oggi succede l'esatto contrario. Un artista oggi, oltre a saper dire, deve essere in grado di scoprire ciò che deve dire, riconoscendo in questo modo implicitamente all'artista una funzione intuitiva, rabdomantica, allineata con la potenzialità visionaria, espletata poi nel processo creativo dell'opera. All'artista va riconosciuto quindi come irrinunciabile la libertà interpretativa del pensiero, cui segue quella indispensabile per l'autenticità della creazione artistica. Sempre Gadamer definisce perfettamente questo stato interiore dell'artista, che è la ragione prima per cui io mi sento in grado di parlare qui oggi. In base alla mia esperienza di Gadamer, gli artisti autentici sviluppano quella che si potrebbe definire una propria privata filosofia a carattere molto autodidattico, forse molto personalizzata, ma comunque indicativa della loro esigenza di lucidità e chiarezza in relazione a problematiche filosofiche e quindi artistiche, quindi le ragioni del fare, quello che ognuno di noi mette prima di cominciare a espletare quello che desidera fare, cioè si prepara, si attrezza. Intuizione essenziale e del tutto condivisibile, che da artista corrisponde anche il mio modo di pormi, da astrattista, nei confronti della teosofia, in continuità con molte altre adesioni da parte di grandi artisti, pure provenienti dall'ambito astratto. Può risultare troppo generico contestualizzare le posizioni degli artisti negli anni nei confronti del messaggio teosofico, attribuendo loro più o meno rigore tematico.
L'artista rivendica appunto la sua funzione rabdomantica che applica alla sua ricerca e sarà esattamente quel tipo di visibilità che amplierà a caduta il messaggio originario, senza Kandinsky, Harp, Richter, Lissitzky, Tobey, Pericle, Verefkin naturalmente, che è la padrona di casa, non casa qui, ma casa a Ascona, e anche il De Bruyter al completo, voglio dire, no? E molti altri. La vicenda di Monte Verità sarebbe un'altra, molto più raccolta e meno esemplificativa. L'artista non è che l'amplificatore di quelle stanze interiori, filtrate attraverso una sensibilità che poi, come esito finale, produrrà il miracolo della creazione dell'opera, compiendo di fatto, da cui la parola, no? È una delle pochi, a me non me ne viene in mente un'altra, cioè la creatività, cioè qualcosa che crea ed elabora un concetto personale che tenderebbe di suo all'assoluto. Non è un problema dell'artista, l'artista lo fa per sé, cioè non è preoccupato da quello, cioè oddio, è preoccupato nella misura in cui, devo dirvi la verità, è più facile, non diciamo la critica grossolana, no? La critica grossolana in tutti gli ambiti è sgradevole, ma diciamo l'opinione dubitativa è molto più costruttiva per l'artista che non che bravo, fantastico, perché naturalmente siccome il fantastico di chi legge è diverso dal fantastico o dal tremendo di chi l'ha fatto, uno assiste con gentilezza, accogliendo, ma in qualche modo non è che aggiunga qualcosa, perché uno sa il percorso che c'è voluto per farlo ed è quello che in qualche modo gli ha dato le motivazioni per farlo. Il resto è gentilezza, cioè è accogliere dicendo mi fa piacere che ti procuri piacere, no? Mi dispiace se ti irrita, naturalmente, mi dispiace, però caccia fa, direbbero, no? Cioè è andata così, pazienza. Attraverso l'agire quotidiano del perfezionamento della perizia e dello studio, grazie ad uno sviluppo evolutivo continuo che gratifichi il significato stesso della vita, l'artista deve mirare quindi a uno stadio superiore di consapevolezza che conduca poi alla crescita del messaggio attraverso la realizzazione dell'opera, tramite con cui l'artista si relaziona con il mondo esterno, fornendo la parte migliore di sé. Perché se l'artista ha accettato l'opera, la famosa distruzione delle opere degli artisti, no? La distruzione delle opere degli artisti è che uno a un certo momento non si riconosce in quello che ha fatto e quindi sceglie di non dare la parte non significativa di sé. C'è un aneddoto personale che trovano abbastanza, vedo che anche i collezionisti lo trovano abbastanza, ma anche gli amici, voglio dire, lo trovano abbastanza strano. Quando finisco le opere, che non avevo neanche in casa, nel senso che le conosco già, voglio dire, no? Le giro verso il muro. C'è in studio la presenza di un qualcosa che ha avuto una conclusione, non dico che stoni, ma è una forma autocelebrativa che toglie quella dopo, no? Cioè come per dire, questa cosa qua ha avuto mi sono detto a un certo punto è finita, cioè è terminata? Sì. Nelle biografie degli artisti questo aspetto è quello che spesso toglie di mezzo gli artisti. Gli espressionisti astratti americani, quasi tutti suicidi o finiti molto male, non avevano un'idea esatta del finito, lo dicono tra di loro. Rothko, proprio perché faceva queste visioni, diciamo, vaporose, in qualche modo, naturalmente questa è una sensazione personale che mi sento di tradurvi, voglio dire, con tutta la limitatezza che può avere un parere personale, ma Rothko da artista mi sembra che abbia sbagliato il 90% delle sue opere, nel senso che non ce la fa, non ce la fa per me, mi sembra che non ce la facesse per se stesso, infatti si toglie di mezzo. E quando si toglie di mezzo? Quando alla fine gli viene riconosciuto il giorno che firma il contratto con una delle gallerie più importanti del mondo, perché da quel momento deve garantire una produzione che per un artista è molto impegnativo, perché i contratti, che io non ho mai fatto, i contratti con i galleristi naturalmente prevedono un numero minimo di opere,
nel caso delle grandi gallerie, questo ve lo dico per esperienza personale, sono almeno 100 opere all'anno. Nel mio caso era semplicemente impossibile, avendo una trentina di strati a ogni quadro, avrei dovuto mettere su una fabbrichetta o prendermi 4 assistenti, come fanno molti dei miei colleghi, senza critiche, ognuno lavora come vuole. Non era il mio caso, non me la sentivo, voglio dire. Però ecco, questo dall'interno può essere un aneddoto interessante, no? Cioè, che cosa succede? L'opera quindi non può prescindere da un autentico atto di responsabilità, di onestà e di autenticità. L'insegnamento teosofico per l'artista quindi non deve assumere contorni dogmatici che si riferiscano al messaggio originario, ma divenire naturalmente il suo sviluppo, seguendo il flusso progressivo della vita, reso riconoscibile poi dalla funzione teorica dell'artista, a cui seguirà l'indispensabile passaggio alla pratica artistica. Quindi l'astrazione che diviene quindi una sorta, permettete l'approssimazione consentitami anche da Gadamer, quindi mi sento di poterlo fare, quindi astrazione che diviene quindi una sorta di teologia applicata, nel senso che in qualche modo, seguendo il flusso, arrivando alla fine dell'inizio, evidentemente è una forma di applicazione del messaggio teosofico, non è un presupposto a cui si aderisce poi. Quanto alla funzione teorica dell'artista, quindi mi sento di precisarla, perché naturalmente è stato diciamo, citato un paio di volte questo problema. Allora, io ho scritto nel 2009 questo saggio che è una biografia di Umberto Boccioni, che adesso esaurite. Una biografia di Umberto Boccioni perché io ho una profonda amicizia con la famiglia Marinetti quarantennale, con cui ho fatto tante cose, perché sono un appassionato di futurismo. E quindi nel 2009, l'anno del centenario della nascita del futurismo, mi sono sentito in qualche modo di attraversarlo con l'esperienza, ma non ho toccato Boccioni. Cosa che mi è resa indispensabile nel centenario della morte del 2016, in cui ci sono state delle celebrazioni, secondo me, avvilenti dell'artista, per cui ho detto, beh, insomma, è il momento forse di dare un contributo dalla parte di qua, come oggi. Quindi dall'ottica dell'artista. Funzione dell'artista teorico. Dunque l'artista teorico in realtà è il protagonista del Novecento. Io sono un figlio del Novecento, sono nato nel 1956 e mi sento profondamente un figlio del Novecento, nel senso che sento che nel 1909 mi rovina, tra virgolette, anche una laurea in economia, perché l'avvento della rivoluzione industriale e dall'altra parte la nascita del messaggio marxista o marxiano, quindi l'avvento del capitale, in qualche modo tocca l'arte. Per cui, da un certo punto di vista, lo sviluppo dell'arte dopo la prima avanguardia storica è un'altra storia, ma cambiano cose essenziali. Rispetto alla relazione di Boccadoro, straordinaria di ieri, di cui giustamente ho capito quello che potevo, voglio dire, ma è stata praticamente come trovarsi, usavo il termine frattale prima, come una moltiplicazione continua numerica in questo caso, talmente, ho i brividi infatti, talmente affascinante che in qualche modo mi sono quasi autorizzato tra me e me a non capire, cioè che arrivi tutto, speriamo di essere in grado di trattenere qualcosa, ma ci sono stati dei passaggi, per esempio, che danno la misura di quello che sento io dall'avanguardia storica, cioè l'ispirazione, per esempio, scherzosamente diceva, gli artisti presenti in sala si sentano esclusi perché gli artisti non sono ancora inclusi. In realtà all'ispirazione... Solo i pittori. No, scusami, no, gli artisti, scusami, intendevo i pittori. Invece, in realtà, per come è andata, più vicino nel tempo, le avanguardie rinunciano all'ispirazione, perché il titolo del libro di Boccioni, infatti, si chiama Arte Vita. Cioè, quindi, nel momento in cui il rapporto con l'arte diventa un rapporto di arte vita, non c'è più l'ispirazione. Sei quello che fai anche quando non lo fai. Ma questa è una cosa dichiarata negli epistolari da tutti loro, ma
che ci sta nelle cose, che sposta l'ottica anche di un'altra problematica. Ieri ho sentito parlare di John Cage e dei minuti di silenzio. Allora, io ero grande amico di Daniele Lombardi, che è stato probabilmente l'esecutore per pianoforte più importante del mondo di esecuzione di musica futurista, che era in possesso naturalmente anche degli strumenti didattici originali, cioè gli spartiti originali di Casavola, Balilla Pratella. Quindi l'arte dei rumori di Russolo, in qualche modo, ho sentito parlare per esempio della differenza tra il rumore, l'armonia, la dissonanza, la natura. Ecco, questo me l'ha detto Daniele, naturalmente Lombardi, cioè io ascolto il musicista quando parla di musica, è importante saper ascoltare. Cioè lui mi confermava un'intuizione che mi sembrava abbastanza ovvia, che effettivamente quando scrive l'arte nei rumori nel 14, Russolo fa due cose: assimila alla natura il rumore della macchina, quindi la sua è una musica naturale, perché parte dal presupposto del mito macchina, non del mito. C'è l'avvento della modernità con le avanguardie, che sono deflagranti, non sono comode. Boccioni girava con 2 rivoltelle, 2, una davanti e una dietro. Quindi non era gente comoda. Quindi nel momento preciso in cui è dirompente un'avanguardia e azzera, in qualche modo bisogna contestualizzare, per cui lo dico le due ottiche. Oggettivamente, se uno sente parlare di crepitatore, ululatore, scoppio, può avere l'impressione, naturalmente, che la natura sia altrove, ma se il rapporto dell'avanguardia è con la macchina, intesa come nuova natura, evidentemente il crepitatore e l'ullatore sono le forme naturali evocate dall'avanguardia nella trasformazione del mondo, perché non dimentichiamoci che Balla e De Pero nel 1915, altro riferimento con quello di cui stiamo parlando, scrivono la ricostruzione futurista dell'universo, non scrivono l'aggiornamento della pittura, scrivono la ricostruzione futurista dell'universo. Quindi per quello dico che l'ottica degli artisti, nella sua forma autodidattica, spesso approssimativa, io non pretendo di parlare di scienze esatte, voglio dire, parlando d'arte, quindi quanto più, ma sono stato consolato in questo, ne parlavo ieri sera con degli amici qui, anche dell'opinione di Federico Faggin, fisico quantistico, voglio dire, che nel suo testo Irriducibile, ho avuto occasione di parlarne a lungo con lui in privato. Evidentemente il contorno spiazzante approssimativo nella fisica quantistica, in qualche modo il fatto che azzeri Einstein è già una cosa che dovrebbe far capire l'importanza anche nella fisica, dove sembrerebbe esserci un rapporto conseguenziale, che certe fratture hanno azzerato con il precedente, quindi succede non solo nell'arte con le avanguardie storiche, ma è successo di recente anche con la fisica quantistica. Quindi, procedendo, se no corriamo il rischio di perdere il resto, quindi diciamo che eravamo restati, quindi l'opera quindi non può prescindere da un autentico atto di responsabilità, di onestà e di autenticità, astrazione che diviene quindi una sorta di teologia applicata. Qui si potrebbe fare, diciamo, un rapidissimo excursus che immagino che conosciate tutti, ma tanto per contestualizzare la cosa. Quindi la realtà storica ci riporta al coinvolgimento degli artisti verso le tematiche teosofiche negli anni aurei della comunità di Monteverità, naturalmente, di inizi Novecento, rispondendo a una chiamata verso lo spirituale concentratasi a Parigi, a cavallo tra 8 e 900, in risposta all'egemonia razionale del positivismo degli ultimi decenni dell'Ottocento. Una liberazione dalla dittatura del positivismo, come la definirà Benedetto Croce. Ecco, se voi pensate al corsi e ricorsi o quello che volete, all'eterno ritorno, insomma, alle cose che si ripetono in realtà. Io faccio cerchi nei quadri che si chiamano concentrici e quindi ci credo profondamente anche da un punto di vista filosofico.
è quello che evoco con la Resistenza. La dittatura del positivismo allora, quindi dell'estrema razionalità scientista, da un lato, la dittatura del materialismo oggi. Cioè sono due cose che azzerano la possibilità dell'ulteriore. Perché cosa c'è di più grigio, togliendo una valenza importante al grigio, ma diciamo così, lato senso del materialismo, del fatto che ci sia il prezzo sul valore. Cosa c'è di più annichilente di una cosa del genere? E prospererà proprio a Parigi la più variegata e scelta comunità artistica internazionale negli anni in cui lo spiritismo diventerà anche pratica popolare, diffuso trasversalmente in ampi strati della popolazione. In Italia la diffusione del pensiero teosofico in ambito artistico è delegata soprattutto alla figura di Arturo Reghini. Allora Reghini lo cito naturalmente non per dimenticare Rosmini, Fogazzaro, cioè non dimentico chi ha portato, però in ambito artistico probabilmente il più influente è stato sicuramente Reghini. E perché? Vabbè, Alas, Ayala, Pietro Negri, Maximus, Fratello Terribile, eccetera, Signore dell'Anima, già membro delle Società Teosofiche nel 1898, quindi per l'Italia era una cosa importante. Nonché creatore della sezione romana teosofica, fondatore prima della Biblioteca Teosofica di Palermo nel 1903, divenuta poi Biblioteca Filosofica di Firenze nel 1905. Questo è il passaggio, diciamo, non che rivaluta la discussa figura di Reghini, ma che in qualche modo giustifica l'estensione di un pensiero che in realtà resta laterale a molte cose, senza andare nello specifico, che in qualche modo però ha una grossa influenza, perché quando lui in qualche modo è l'animatore della Biblioteca Filosofica di Firenze, diventa cofondatore nel direttivo di svariate riviste seminali di quegli anni, come Leonardo e soprattutto l'Acerba. Non dico soprattutto perché è stata la più importante, dico perché è stato l'organo ufficiale del futurismo per tutto il 1914. E perché mi interessa a me? Perché interessa a me soprattutto questa cosa? Perché è il bacino di carenaggio della parte teorica di Umberto Boccioni. Ma cos'è interessante? C'è un capitolo nel libro su Boccioni che parla di una cosa che in qualche modo anche i Marinetti conoscevano meno, incredibilmente conoscevano meno, nel senso che non ne aveva probabilmente lasciato traccia sul movimento, perché muore nel 16 Boccioni, quindi muore prestissimo. Ma in realtà la parte esoterica di Boccioni, che si collega molto al dialogo che ha per esempio con Papini, che era effettivamente l'animatore filosofico più in vista della Biblioteca Filosofica di Firenze, e Papini era quello che invita Arturo Reghini alla grande serata futurista nella cosiddetta battaglia del Teatro Verdi di Firenze, proprio nel 1914. Quindi vedete che al di là del fatto di quello che noi leggiamo scritto nel pensiero di alcuni di questi, dice, ma come si fa a scrivere, no? Il bagno di sangue, la prima guerra mondiale, è necessaria una pioggia, è necessario immolare. Che mostruosi, certo, questo è stato, diciamo, quello che noi leggiamo oggi. La realtà è che tutte queste componenti si sono fuse prima con un pensiero originario, poi attraverso le riviste, poi attraverso l'estensione che hanno avuto queste riviste sulla vita degli artisti. Quale, per esempio? L'Acerba diventa il veicolo dello scontro con Schiaffo tra Boccioni e Soffici, che procura l'allontanamento definitivo di Lacerba e la sua chiusura di Lacerba dal futurismo, e diventa l'occasione di Boccioni di entrare in polemica con il cubismo, che effettivamente è il grande dibattito dell'arte contemporanea di quegli anni, cosa che si è perduta completamente. Nella post-arte di oggi non solo non esiste l'ispirazione, la post-arte è quella che chiamo, per spiegarci, le foto di Cicciolina nude, premio della Biennale di Venezia, o il cavallo di Cattelan di Maurizietto, che è mio amico tra le altre cose, del cavallo appeso al soffitto, che nascono dall'urinatoio di Duchamp del 16-17, quindi voglio dire c'è una storia, questi sono i nipotini di quella storia, però voglio dire che effettivamente l'affermazione di quest'arte, che in realtà ha solo cambiato i fattori della produzione, non è più il valore sul prezzo, ma è il prezzo sul valore, per cui se voi parlate con un grosso gallerista, non è
ne conosco, non è detto che il gallerista sappia di che opere sta parlando. Quando dice Jeff Koons, il Jeff Koons da 81 milioni di euro non è necessariamente non ha memorizzato necessariamente che opera fosse, sono gli 80 milioni di euro. La comunicazione fa uguale, no? Venduto un Van Gogh a 170 milioni di euro. Quanti sanno qual era? La cosa interessante è che questa cosa è importante perché costa. Quindi è questo, dramma è una parola troppo importante, ma è questo quello che succede. Quindi nella post-arte, vi dicevo, non solo non esiste l'ispirazione, non esiste l'opera per ammissione degli artisti e non esiste l'artista. Per cui Tino Sehgal, premio alla terzultima Biennale di Venezia, primo premio, praticamente vendeva la prenotazione della coda alla performance che tenevano degli allievi dell'Accademia. E cosa facevano questi allievi dell'Accademia? Non si ascoltavano. Quindi erano a distanza, quindi non professionisti, erano persone di quello che erano. Quindi Tino Sehgal, vendendo la prenotazione della coda, si toglie di mezzo. La fa? No. La concepita? No. La concepita così? No, perché a me che è capitato casualmente di vedere quella dell'inaugurazione della Biennale e quella con le mie figlie 10 giorni dopo, erano completamente diverse, addirittura in una di queste non c'era neanche quella, tra virgolette, incomunicabilità che ho intuito dovesse essere il messaggio originario, perché i ragazzi poi, probabilmente stufi, c'erano 50 gradi, stufi di fare sta roba, dopo mezz'ora si mettevano su un goletto e parlavano, che erano di una tenerezza, e una delle ragazze mie, una delle figlie, mi ha detto: ma papà, ma parlano o non parlano? Perché effettivamente non si capiva se il messaggio era che alla fine ti parli, che era quello bello, no? Che dice: ah, guarda, rispetto all'incomunicabilità, io che avevo visto quella originaria e avevo letto di quella originaria, il messaggio era sull'incomunicabilità. Quindi non c'era l'opera, non c'era l'artista, però siccome c'era sempre il prezzo, a 10.000 euro vendeva il certificato. Non ti pago il vaporetto, a 10.000 euro c'era. E meglio non scomodare i nomi, ma diciamo un personaggio importante di un'associazione di galleristi italiani, di collezionisti italiani, scusate, conoscente da tanti anni, mi ha detto: sai che sono riuscito a prendere? E io gli ho detto: hai fatto bene. Cioè, sei contento lui? Cioè, perché devo rovinargli la festa, voglio dire. Quindi, bene. Quindi, diciamo che, allora, Papini a un certo momento dice, tornando al discorso di prima, nel 1907, quindi Monte Verità ci siamo, voglio dire, no? Da qualche anno in Italia l'aria spirituale è cambiata, si sente parlare dell'idealismo e dello spiritualismo, del trionfo della vita interna, del dominio dello spirito, della morte del materialismo. Ahimè, siamo ricapitati nel loop dopo, ma ci siamo dentro ancora fino al collo, no? Rispondendo anche all'affermazione di Gadamer circa l'interpretazione teorica soggettiva e autodidattica dell'artista, in quegli anni il sottile filo rosso che tiene legate la teosofia, l'antroposofia, la cabala ebraica, l'esoterismo, l'alchimia fino alla teologia, sarà l'urgenza da parte degli artisti di un'affermazione prepotente in ambito spirituale. Così sarà per Kandinsky e il suo spirituale nell'arte, definito puntualmente dalla storica dell'arte Elena Pontigia, curatrice di una preziosa edizione italiana, come un manuale di profezie laiche. Così per il retroterra ordinato di Mondrian, così per la fuga nell'indefinito di Balla, prima della sua ricostruzione futurista dell'universo, che è datata 1915. Così anni prima per Previati, unico italiano invitato a una mostra a Parigi organizzata dai Rosa Croce. Così per Boccioni, influenzato dallo spiritualismo teosofico di Romolo Romani, che gli farà affermare che i futuristi non potevano che essere alimentati e guidati da un retroterra esoterico. Lo stesso Marinetti affermerà l'esistenza di un uomo moltiplicato con differenti stati di coscienza coesistenti tra loro.
A Mondrian si deve un'opera compiutamente e rigorosamente teosofica, cioè laddove i principi teosofici sono visibilmente riconoscibili, che è l'opera Evoluzione realizzata nell'11, prima dell'avvento della grande stagione dell'astrattismo, dove si assiste in modo tematico all'unione di universale e individuale, interiore ed esteriore, seguendo pedissequamente il messaggio teosofico originario. Di recente rivalutazione anche la figura di Luigi Pericle, naturalmente, non potevo dirlo perché io l'ho conosciuto compiutamente dal libro che ho, naturalmente, ma che avevo in realtà sentito 40 anni fa da un collezionista svizzero che mi aveva accompagnato, non dico ragazzo, ma quasi, a Monte Verità, però non avevo visto nulla, cioè nel senso... Chi era? Guardi, era un così. no, è il guaio è che un collezionista, io venivo dalla fiera di Basilea, quindi tornando indietro sono tornato con lui, che non mi ricordo come si chiamasse, perché non era una confidenza che aveva fatto a me, ero in macchina con un altro, evidentemente che adesso sta negli Stati Uniti, e che ha detto, ma scusa, dove state tornando? Venite a Ascoli. Perché no, eravamo stati 2 giorni a Basilea, tornando indietro siamo venuti a Ascona e ho sentito, mi è aggallato nella memoria quando ho sentito dell'uscita del libro, ho detto ma Monte Verità Pericle, Non era il suo mecenate Peter G. Stechen? No, i nomi diciamo referenti, no, era un collezionista, presumo, un banchiere, non lo so, era un personaggio che aveva comunque la Gold Car per l'atterraggio con l'aereo privato a Basilea. Köchlin. No. Abbiamo appena scoperto Burkhard che ci sono No. delle sue opere. Allora io non mi ricordo che si chiamava Andreas, cioè l'ho sentito chiamare 2 volte, ma credo di non aver mai sentito neanche il cognome, nel senso che oltretutto non era particolarmente confidente. Magari cioè, non parlava italiano. No, era comunque secondo me del Canton Ticino, che era svizzero, ma parlava italiano fluente, quindi voglio dire, secondo me era del Canton Ticino. Scusate, Andreas? parentesi. Dai, continuiamo dopo, Andrea. No, è giusto. Fermiamo un attimo, andiamo un attimo in archivio. No, è giusto nel senso che ho voluto mettere questa cosa, pago il prezzo, cioè pago volentieri il prezzo. Paghi il filo. No, ma dopo ne parliamo, voglio dire. Allora, una cosa interessante però, indicazioni che non impediranno allo stesso Mondrian, diploma 1690 della Società Teosofica datato 1909, quindi stiamo parlando non di uno che leggeva teosofia, aveva la tessera con il diploma numerato. Una vita di eccessi culinari e femminili e di una passione accesa per il Charleston, molto distanti dal rigore ascetico che gli è stato attribuito storicamente. Aspetti per alcuni versi sorprendenti messi alla luce della scomoda ma documentatissima biografia dedicatagli recentemente dal conterraneo olandese Hans Jensen, che ribadiscono la non organicità dell'artista a un pensiero dogmatico. Perché ho messo questa annotazione un po' così civettuola? Perché io sostengo che per parlare degli artisti bisogna leggere gli epistolari, cosa che, ahimè, molti storici dell'arte non fanno, perché è giusto attribuire una funzione sovra-artistica al messaggio di un artista che prescinde dalle sue intenzioni, naturalmente, ma spesso vengono dette cose, quella del mito macchina è quella che dicevamo prima, voglio dire, no? Una distanza da una realtà naturale dichiarata dall'artista come progetto originario, e aggiungo un'altra cosa, rispetto al silenzio dei minuti di silenzio, diciamo, di John Cage, mi permetto di ricordare una cosa fattami vedere in documento da Daniele Lombardi, circa la partitura per pause di Russolo del 14, su cui non commento, nel senso che lui naturalmente diceva che la nota si sente solo perché c'è un prima e un poi di silenzio, e quindi lui ha fatto una partitura per pause di una ventina di minuti di solo silenzio, datata 1914. Questo è negli epistolari degli artisti, non è nei libri di storia, però sarebbe importante andare a leggere. Influenze spirituali nell'arte indagate in modo efficace ma troppo francocentrico dalle grandi mostre del Centre Pompidou di Parigi del 2008, Traces du Sacré, continuazione di quella passata alla storia come una rassegna leggendaria che era Les Magiciens de la Terre, sempre al Pompidou nel 1989, dove appare con chiarezza che la componente iniziatica dell'uomo è antropologica e quindi senza latitudini.
Quanto all'astrattismo in particolare, la prima grande mostra in cui il sovrannaturale in senso lato verrà indicato come la sua autentica scaturigine è datata 1985, quindi non proprio con tutto quello che c'è stato negli anni 30, viene riconosciuto dal sistema, diciamo, nel 1985, quindi non tanti anni fa. Ma un discorso diverso, un nuovo focus si può fare sull'atteggiamento di fondo che porta l'artista verso la natura più intima di principi teosofici, forse più interessante del semplice calcolo numerico in gran parte fatto fino ad oggi, su quali e quanti aderirono negli anni a vario titolo alla dottrina segreta. Non è tanto dotare l'opera di retroterra suggestivi relativi a paesaggi in penombra, affidando cioè l'adesione ai principi abbandonandosi alla semplice rappresentazione carica di pathos, oppure inserire riferimenti esoterici declinati banalmente dai canoni rinascimentali. Così facendo si rischia di impoverire la reale portata del messaggio originario, di renderlo una cartolina per i turisti dello spirito, fedeli per un giorno. Quando uno si spiega perché uno ha il libro in mano o perché la civetta ha le ali piegate e non si va a vedere perché è stata fatta questa cosa, evidentemente il turista per un giorno dice «Ah, la civetta!» Non gli abbiamo aggiunto nulla però. Sono in particolare le avanguardie storiche di inizio secolo, il futurismo e l'astrazione su tutte, con il cubismo troppo immobile, autoreferenziale, egocentrico, sposo la tesi di Boccioni. Mi prendo le mie responsabilità. Il dadaismo e Duchamp schiacciati dal nichilismo, quindi dall'assenza di opera in realtà, dal mutuare, cioè se la deriva di oggi parte dal messaggio originario dell'urinatoio, che naturalmente non toglie grandezza, importanza, centralità, seminalità all'opera, ma procura, diciamo, delle storture che in qualche modo poi in 100 anni naturalmente vengono seguendo questo flusso, vengono a procurare altre conseguenze. Un vitalismo permeato dalla forza primigenia dell'attimo, dell'hic et nunc, della costruzione di una vita giocata su una sorta di presente allargato medianico, dove si assiste alla fusione del passato con il futuro, istante per istante, in un percorso vertiginoso di moltiplicazioni delle intenzioni, un presente gravido di energia propulsiva, quindi, che si trasla immediatamente nella vita e a ritorno, quindi il rapporto dell'arte-vita è questo. Quanto all'astrattismo, presuppone fin dagli esordi una forte centralità psicologica, affiancata da una solida consapevolezza interiore, una motivata tenuta mentale focalizzata sull'obiettivo, nonché un retroterra eterico in grado di innescare il processo fortemente emozionale della creazione dell'opera, che diviene quindi un ponte naturale tra la componente grossolana della manipolazione dei materiali e la sintesi superiore insondabile della sua realizzazione, mutuando il significato teosofico, che è stato citato anche prima, anche nelle altre relazioni, teosofico del sentiero Antakarana, che conduce oltre la morte e il tempo. Astrazione che richiede una forte componente preliminare di concentrazione, troppe volte scambiata erroneamente per freddezza espressiva, e che invece organizza in un flusso tutte le intenzioni prima di renderle operative nella costruzione dell'opera, che da un certo punto in avanti segue invece l'urgenza generata dalla pratica, che a sua volta non può che seguire i presupposti della meditazione, intesa come non meditazione, come non una tecnica, ma un grado di applicazione costante della concentrazione e quindi interiorizzata. Astrazione come forma artistica meditativa, quindi, dove ogni artista si dota della propria tecnica pittorica, citata come indispensabile dallo stesso Boccioni quando parla di stile, nonché dell'importanza spesso sottovalutata nella decorazione nell'arte, dove la minuzia risulta imprescindibile. Questa è la problematica della tecnica pittorica. Ad esempio, c'è un altro quadro, va benissimo, questo quadro ha una trentina di basi e tutte le cose che voi intravedete o vedete sono rilievi, quindi sono una trentina di mani, di stratificazioni che vengono fatte con una materia sorda. Immaginate la pasta della pizza, che viene declinata a una decina di componenti all'interno, quindi è diciamo una tecnica
di estrazione rinascimentale, se vogliamo vedere, non è un materiale che si trova, un materiale che mi faccio io, che ha diversi stati di aggregazione, quindi voi vedete le colature, le sfrangiature e i rilievi. Allora, naturalmente, quella tecnica lì, immaginate, e questa è una cosa che sembra stupefacente alle mie figlie che mi vedono impaziente, che praticamente tutti i quadratini, che sono diciamo, 7-8 strati di quadratini materici per poi quelli finali, diciamo, colorati, quelli lì sono fatti tutti con pezzettini di nastro dove colo dentro la materia che taglio con il taglierino uno alla volta, quindi mettiamo, questo è un quadro piccolo, ma un quadro 2 metri per 2 può avere, non li ho contati naturalmente, non sono deflagrato a questo punto, ma diciamo qualche migliaio, sicuramente qualche migliaio, uno alla volta, misurando la pressione del taglierino che deve tagliare il nastro ma non la tela. Quindi questa tecnica, mutuando il significato, diciamo, della meditazione non come tecnica meditativa ma come applicazione, è esattamente quello che sento io nella pratica. Cioè non solo non mi pesa, ma è una forma della mia natura altra, che è il contrario di come appaio probabilmente, come una persona abbastanza impaziente. L'opera è quindi un atto di responsabilità che divide il tempo del prima dal tempo del poi, il crinale che sintetizza la razionalità della preparazione minuziosa dei materiali e l'istante creativo della loro combinazione, dove il modello precede la forma, che viene declinato da Mondrian come l'arte precede la vita, dove la dimensione intuitiva rabdomantica, appunto, guida l'artista verso un luogo sempre sconosciuto di cui ignora assolutamente l'approdo. Non so quando è finita questa cosa qua, me lo dice lei. Il salto di qualità è questo per l'artista, cioè nel mio caso, non parlo per tutti, parlo per me. Un'opera astratta quando è finita? Dopo 100 ore. Lo dice lei. Quindi, in qualche modo, il tempo del prima e il tempo del poi, in cui l'arte precede la vita, quindi se io sono arte-vita in quello che faccio, l'arte precede la vita. Perché è lei che mi dice quando fermarmi, quando è finito. E naturalmente non tutti i quadri hanno lo stesso numero di strati, le stesse tecniche. Qui, per esempio, in quello di prima, la resa così un po' baluginante che vedete dietro sono dei mordenti che reagiscono all'acqua, ma reagiscono all'acqua 5 mani dopo, quindi lo devo sapere prima, e se è caldo o se è freddo dipende dal mordente che ho usato e quanta acqua ci lascio per la reazione chimica dei materiali, quello che in qualche modo nella Biennale degli anni '80 era arte e alchimia. È questa cosa qua, cioè quindi l'alterazione e il controllo, soprattutto, dei materiali attraverso lo stile dell'artista, cioè della tecnica. Una cosa molto importante, ci avviciniamo alla conclusione. Per me è la materia il corpo della pittura. Quindi c'è un quadro importantissimo di Boccioni che si chiama, incredibilmente un grande formato per lui che non aveva una lira, ha fatto 3-4 quadri di grande formato, forse, uno è La città che sale naturalmente, ma che ha implicazioni sociali, la lotta, le lotte socialiste, cioè lo scontro, c'è l'aria che arriva verso la prima guerra mondiale, no? Verso le forme sindacali, verso tutto quello, i movimenti dei braccianti dei primi del Novecento, dove Boccioni è presente a Catania, perché era a Catania, quindi voglio dire, lui è in rapporto. A parte La città che sale, l'opera più importante di grande formato si chiama Materia, ed è la materia della pittura. Quindi la materia è il corpo della pittura. Lancio una suggestione, che naturalmente non posso sapere se nelle edizioni precedenti è stata fatta a Monteverità, ma una suggestione che io, anche da praticante di Tai Chi, sicuramente, voglio dire, siccome il corpo della pittura significa la presenza del corpo nell'arte, che non è una cosa trascurabile. C'è stata addirittura la body art, che era corpo arte in quanto corpo, quindi un'identità esatta, ma tutte le declinazioni tra corpo, la materia come corpo, la pittura, materia, cioè è una traccia. Allora, siccome in Monteverità ci sono queste immagini meravigliose, voglio dire, della leggerezza della danza, della magia della leggerezza della danza,
della leggerezza della danza nella bellezza del movimento, credo che se ci sarà, diciamo come ci sarà senz'altro, vuol dire un futuro per voi o per tutti noi, qui a Monte Verità, una ripresa con questo posto incredibile che vedo qui, una ripresa di una funzione del corpo nel messaggio originario di Monte Verità, è fondamentale perché questa cosa ha attraversato la cosa e il suo contrario, incredibilmente. Per esempio, se io cito la figura di Yukio Mishima, c'è un nazionalista che si suicida facendosi decapitare ritualmente in televisione, c'è una roba spaventosa, però lui dice delle cose in sole e acciaio, sole, natura e acciaio, quello che l'ha portato alla fine in pratica, è: ho coltivato il mio corpo come un orto, e ha portato al contrario, quindi significa che il germe originario del corpo, a seconda di come viene declinato, procura bellezza, leggerezza ed evocazione, o anche il suo contrario. Quindi, siccome il messaggio originario di Monte Verità è rapporto con il corpo, il nudismo, il vegetarianesimo, eccetera, 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 proprio anche delle avanguardie comunque, perché Kali Yuga, che era la rivista di Bruno Keller nell'impresa di Fiume, parlava, lui montava in aereo nudo, che se voi pensate alle temperature di un aereo aperto nel 14, vabbè, era nel 19, a quelle altezze uno probabilmente era dotato sicuramente di doti mentali diverse dal normale, se non sarebbe morto assiderato. Quindi per quello dico che effettivamente questa cosa del corpo... Cosa dice? Cominciamo un po' a stringere. No, finito. Siamo ho cominciato a 40 e a 35. Guarda, ce l'ho qua davanti. Quindi concludo dicendo che questa cosa del corpo, della materia del corpo, della pittura, è una cosa che comunque in qualche modo è insita in questo territorio e in questo messaggio. Ragionevolmente, quindi, l'opera non può che essere un veicolo per un messaggio di natura spirituale, anche, cioè non necessariamente, ma se uno in qualche modo vuole verificare l'opera d'arte come un messaggio di natura spirituale, l'artista è stato disponibile in questo senso, soprattutto qua, cioè soprattutto quando attraversava un pensiero altro, appunto, che riguardava anche il corpo, perché qui gli artisti sono venuti con i vegetariani, i nudisti, gli antesignani della cultura vegetale biologica, quindi c'era tutto quanto riguardava il corpo e la felicità del corpo, della vita, cui è stata aggiunta complementariamente e non concorrentemente la misura e la temperatura dell'arte. Grazie. Grazie. Grazie.